Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Il video di oggi è dedicato a quello che io ritengo essere un accessorio importantissimo e utilissimo per tutti noi appassionati di pizza fatta in casa. Sto parlando della cantinetta. Qui a fianco a me, finalmente aggiungerei, ne ho una, in questo caso è prodotta da Vevor, che è entrata a far parte del mio corredo. Perché ho detto che la cantinetta è utilissima? Perché ci consente di fare i nostri impasti in tutta tranquillità e di gestirli alla temperatura più classica e che riteniamo utile, quindi in un range tra i 18 e i 22 gradi, costanti per tutto il tempo della lievitazione, superando gli ostacoli di estati infernali oppure di inverni rigidissimi. In questo momento in casa qui da me ci sono circa 28 gradi, nell'arco della giornata raggiungono anche i 29 gradi, quindi voi capite che l'utilizzo di un frigo diventa quasi obbligatorio, ma fa passare l'impasto sostanzialmente dalla temperatura ambiente a circa 4-5 gradi per poi farci riportare i panetti alla temperatura ambiente. Io invece prediligo la classica primavera oppure autunno, quando i miei impasti stanno a 20 gradi per tutto il tempo, non ho bisogno di far ricorso al frigo e posso fare le mie lievitazioni anche in 24 ore tutte a temperatura ambiente con un ciccinino di lievito. Ebbene, la cantinetta ci aiuta proprio in questo, perché noi impostiamo una temperatura e quella temperatura viene mantenuta per tutto il tempo che decidiamo noi. Questa cantinetta ha un range di temperatura che va tra i 5 e i 60 gradi e curiosamente viene venduta dal produttore Vevor come incubatrice per uova di rettili. La cosa fa sorridere perché poi all'interno del sito, nei commenti, ci sono solamente interventi di persone che utilizzano questa cantinetta come cantinetta oppure come fermabiga e i commenti sono tutti favorevoli. Ma io come ci sono arrivato? Ci sono arrivato per caso perché su YouTube mi è stato suggerito un video del ninja della pizza, l'amico Giampiero, un grande appassionato che fa dei tutorial stupendi, che un anno fa circa ha dedicato un suo video proprio a questa cantinetta. Ho guardato il video, me ne sono dato per convinto, ho contattato Giampiero e ho capito che funziona bene e lui continua a utilizzarla. Non solo, lo stesso Giampiero all'interno del suo video raccomanda di vedere un video al quale lui stesso aveva attinto per primo, cioè il video di Gigio Atanasio, un altro grande guru della pizza fatta in casa. Quindi sono andato a guardare anche quel suo video e poi ho chiesto un pochettino di dettagli sulla funzionalità di questo strumento a distanza di oltre un anno. Solo una volta che mi sono sentito rassicurato ho preso questa cantinetta anche per me. All'interno vedete ci sono 4 panetti, ha una capienza di circa 25 litri, così viene dichiarato dal produttore, che per noi appassionati equivalgono sostanzialmente a 8 contenitori singoli oppure a 2 contenitori o 3 contenitori di forma quadrata o rettangolare da sovrapporre uno sull'altro. Il peso di questa cantinetta è di circa 6 kg ed è anche facile da trasportare perché ha una maniglia qua sopra. La cantinetta viene venduta con 2 tipi di presa, una per la corrente elettrica tradizionale di casa e il suo consumo è 60 watt, oppure per l'accendisigari dell'autovettura, perché riesce a funzionare tranquillamente anche alimentato da una macchina in funzione, quindi attraverso l'accendisigari. Come potete vedere, questa cantinetta è dotata di alcuni pulsanti. Questo rosso è il pulsante di accensione e spegnimento e anche in caso di mancanza di energia elettrica, comunque non appena riparte la cantinetta riprende i settaggi perché ha un suo buffer di memoria interno. Poi c'è un indicatore ben visibile della temperatura che sta all'interno del vano della cantinetta, poi c'è il pulsante per regolare la temperatura verso l'alto, una per regolarla verso il basso e infine la luce interna che può essere per l'appunto accesa o spenta per un migliore controllo. La cantinetta è quasi interamente fatta di plastica, è molto robusta, si apre con una maniglia che potete vedere qui, il vano ve lo mostro. All'interno ci possono stare fino a 3 ripiani, questo è uno di quelli che si possono mettere che io ho tolto e analogamente la chiusura è molto semplice, è tutto molto efficiente
e in ogni caso, anche quando si apre lo sportello e magari la temperatura tende a risalire leggermente, subito dopo lei entrerà in funzione come cantinetta e la riporterà al livello che abbiamo impostato, nel caso mio, ripeto, a 18 gradi. Ho messo la cantinetta qui accanto a me per farvi vedere un po' nel contesto solito della mia cucina quali sono le sue dimensioni, perché non è grande ma non è nemmeno piccolissima, quindi tutti gli interessati devono un po' avere come riferimento una dimensione comoda ma non piccolissima. Adesso vi leggo, perché me le sono scritte, le misure. All'esterno misura 33 cm qui di larghezza, 38 cm di profondità e 48 cm di altezza, mentre quelle che interessano a noi per l'utilizzo per i nostri impasti sono quelle interne, che sono 28 cm di larghezza, 25 di profondità e infine 36 di altezza. Ve ne parlerò naturalmente di questa cantinetta in futuro, perché è giusto anche dare un aggiornamento, però mi sento molto incoraggiato dal Ninja della Pizza e da Gigio Atanasio, che dopo un anno continuano a utilizzarla con soddisfazione senza segnalare nessun tipo di rottura. Il prezzo di questa cantinetta è 145 euro, ma Vevor ha in questo momento una campagna col 5% di sconto sull'acquisto di qualunque suo prodotto, per cui questa cantinetta alla fine viene a costare più o meno 135-137 euro. È poco, è molto, dipende tantissimo da noi, perché i soldi sono sempre i soldi, il valore è relativo, però per quanto mi riguarda vale completamente la cifra, perché mi consente un'autonomia nella gestione degli impasti. E voi avete mai utilizzato una cantinetta? Ce l'avete? Avete interesse ad acquistarla? Fatemi sapere qualcosa nei commenti. Nel frattempo, se il video vi è piaciuto, potete lasciare un like che incoraggia me e comunque sostiene il canale. Se non siete iscritti a questo canale, potete approfittarne adesso, c'è il pulsante qui sotto, e io nel frattempo vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video utility e vi do appuntamento al prossimo, sempre in questo canale.